Buongiorno amici e bentrovati. Oggi vediamo come smontare il rubinetto del bagno, del lavandino del bagno un po' arrugginito per sostituire il raccordo flessibile dell'acqua fredda posto al di sotto del lavabo, che purtroppo è scoppiato allagando anche tutto il bagno. Vediamo come sostituire questo raccordo e come anche smontare il rubinetto, eventualmente anche per magari sostituire il rubinetto con uno nuovo. Se vi piacciono i miei video mettete like e iscrivetevi al canale. Anzitutto procediamo chiudendo i due rubinetti d'arresto posti sotto il lavabo per l'acqua calda e per l'acqua fredda. Questi due rubinetti ci consentiranno di chiudere l'acqua e quindi effettuare la manutenzione senza allagare nuovamente tutto il bagno. Se non avete sotto il lavabo questi due rubinetti di arresto, dovete cercare all'interno del vostro bagno il rubinetto generale che chiude sia l'acqua fredda, nel mio caso posto vicino al lavandino, e chiudere sempre in senso orario, e anche l'acqua calda. Nel mio caso il rubinetto è posto al di sotto della mia caldaia e quindi ho provveduto a chiudere anche l'acqua calda attraverso quest'altro rubinetto. Una volta certi di aver chiuso l'acqua calda e l'acqua fredda, procediamo con lo smontare il lavandino e iniziamo dai due raccordi flessibili che sono avvitati al muro. Per evitare di bagnare il mobile con l'acqua residua, apriamo anche il rubinetto del bidet a fianco, sia per l'acqua fredda che per l'acqua calda. In questo modo tutta l'acqua residua dell'impianto verrà scaricata. Con un'opportuna chiave inglese esagonale andiamo a svitare i due dadi che tengono fermi i due raccordi flessibili. Andiamo ad asciugare quella poca acqua presente nel flessibile per evitare che il mobile del bagno possa rovinarsi. E successivamente andiamo a svitare il dado che blocca il lavandino sul lavabo. Di solito sono o due dadi oppure un dado solo, dipende dal vostro rubinetto. In generale questi dadi sono sempre molto arrugginiti, quindi consiglio di spruzzare sullo stesso dado del WD-40 per sbloccare la ruggine in essi presenti e facilitare l'operazione di svitamento. Procuriamoci una chiave a tubo esagonale della misura del dado presente che blocca il rubinetto e iniziamo inserendo la chiave a tubo all'interno del dado esagonale posto sotto il lavabo. Per questa operazione dobbiamo andare un po' a tentoni, giacché il posto è inaccessibile, quindi con l'altra mano dobbiamo sentire la posizione del dado per inserire correttamente la chiave esagonale e iniziare a svitare i due dadi che tengono bloccato il rubinetto sul lavabo. Una volta rimossi entrambi i dadi di bloccaggio del lavandino sul lavabo, è la volta della rimozione della leva del saltarello che comanda il tappo sulla piletta di scarico. È una vite di solito con cacciavite piatto che può essere facilmente rimossa ed il nostro lavandino a questo punto è libero di essere estratto dal foro del lavandino. Come potete vedere le due viti sono molto arrugginite e in questo caso io potrei anche decidere di acquistarne delle nuove che si vendono in kit tranquillamente o con doppio foro o con monoforo di fissaggio. Nel mio caso ho deciso di riutilizzarle quelle vecchie, anche se molto arrugginite, perché il rubinetto è molto vecchio. Con il rubinetto smontato possiamo vedere chiaramente il punto in cui il flessibile ha ceduto. All'interno di questo flessibile vi è un tubo in gomma che in fase di stringimento del dado sul raccordo di montaggio evidentemente ha subito una torsione e questa torsione nel tempo si lacera e fa esplodere il tubo. A questo punto non resta che procurarci il nuovo raccordo flessibile da 3/8 di pollice e 10 mm lato rubinetto e andiamo a smontare il vecchio raccordo flessibile rotto. Con delicatezza, con una pinza per tubi, svitiamo il vecchio raccordo e avvitiamo quello nuovo, non prima però di aver posto la sua guarnizione
in acqua in modo tale da poterla stringere meglio. L'avvitamento deve essere deciso ma senza esagerare per non rovinare l'o-ring in gomma presente sul raccordo da 10 mm. Prendiamo i nostri due perni arrugginiti e andiamo a svitare i due dadi utilizzando a tal proposito una morsa da banco e del VD40 per agevolare la manovra. Se con questa misura non dovesse svitarsi il perno della vite, dobbiamo ricorrere ad un piccolo trucco. Basta utilizzare un piccolo cannello a gas, scaldare il perno per una trentina di secondi. Il calore del fuoco non farà altro che far espandere il metallo e questo comporterà la rottura della saldatura di ruggine presente e quando si sarà raffreddato il metallo potremo girare il perno e svitare agevolmente la vite senza alcun problema. Una volta svitati i bulloni dalle viti possiamo procedere a riavvitare le viti sul rubinetto e passare al montaggio vero e proprio. Fissati i due perni con decisione, magari aiutandoci con una pinza ma senza esagerare per non rovinare il rubinetto, andiamo a inserire l'anello superiore del lavabo che serve per non far infiltrare l'acqua nella parte sottostante. Passiamo al nostro lavabo e inseriamo prima i due flessibili e poi, mettendo il rubinetto in posizione centrale, reinseriamo la nostra guarnizione sotto lavabo e il relativo anello d'acciaio per bloccare il rubinetto. Per l'operazione di riavvitamento dei dadi occorre chiaramente andare un po' a tentoni, sentire un po' con le mani la posizione del perno e infilare il dado di conseguenza, servendoci sempre per avvitare della solita chiave esagonale con un piccolo perno per poter girare più agevolmente. Una volta riavvitati i due dadi esagonali del perno, il gioco è fatto. Riavvitiamo a questo punto la leva di comando del tappo della piletta, provandolo nella sua posizione corretta. A questo punto non ci resta che riavvitare i due raccordi flessibili ai rispettivi rubinetti d'arresto, procedere ad una prima stretta di mano e poi, utilizzando una piccola pinza oppure una chiave inglese, aiutandosi anche con una pinza per evitare quella manovra di torsione che è stata responsabile in passato della rottura del flessibile. Quindi con due chiavi, cioè con una pinza e con la chiave, stringere nella parte finale, evitando appunto di torcere il tubo del flessibile. Con questa piccola accortezza finale eviteremo che il raccordo flessibile possa di nuovo esplodere in futuro. Non ci resta che aprire i rubinetti d'arresto dell'acqua calda e dell'acqua fredda e verificare che non ci siano perdite, gocciolamenti al di sotto del lavabo. Bene amici, spero che questo video vi sia stato di aiuto. Io vi invito di nuovo a mettere like ed iscrivervi al canale e vi do appuntamento alla prossima volta. Grazie e ciao.